Nell'ambito sessuale maschile è meglio trattenere il seme a tutti i costi rischiando di distrarsi e quindi mettendosi in una condizione nella quale alla fine non si vive veramente quello che sta accadendo, non mettendo in campo tutti noi stessi, oppure è meglio partecipare con presenza rischiando anche di non farcela? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda in questo prossimo video, dove ricerchiamo nel campo delle relazioni, dei sentimenti e delle sessualità opportunità di crescita spirituale. È abbastanza diffuso qui in Occidente tra i maschietti il tema della ritenzione del seme. Cosa significa? Significa l'andare a ricercare una durata maggiore nel rapporto sessuale. Questo in particolare perché, soprattutto nei confronti della donna, nel rapporto etero, c'è la tendenza a durare poco, a non durare abbastanza, e soprattutto non mettere la donna in condizioni di poter raggiungere i propri orgasmi, comunque il proprio piacere, la propria realizzazione. In questo ci sono un'infinità di situazioni che riguardano gli uomini, dalle persone che hanno difficoltà quasi fisiologica a trattenere il seme, alle persone che ne hanno fatto un mito e quindi hanno bisogno di durare ore o cose di questo genere. La cosa che è particolare e della quale cercheremo di parlare in questo video è il fatto che nella mia esperienza personale, negli scambi che ho avuto con vari uomini e nell'esperienza che ho anche acquisito direttamente, mi sono reso conto che uno degli aspetti che si sacrificano di più nell'ambito del trattenere il seme è proprio la presenza, cioè il fatto di essere lì. E quindi la persona spesso mi dice: io per poter resistere, per poter trattenere il seme, devo distrarmi, cioè devo pensare ad altro, devo concentrarmi su altre cose, spostare la mente da quello che sta accadendo. Ecco, mi voglio soffermare su questo punto perché è un punto che per me è molto importante. Nella nostra ricerca è stato un punto di svolta. In un altro video abbiamo presentato come ruolo energetico maschile proprio la presenza, cioè la massima presenza assoluta in quello che sta capitando all'interno del rapporto sessuale, e nel fare questo si crea proprio un contenitore energetico che racchiude l'ambito dell'esperienza sessuale e gli dà una direzione specifica. Ecco, questo atteggiamento rispetto al fatto di distrarsi è in perfetta contraddizione, sono due condizioni estremamente opposte l'una all'altra. Spesso negli scambi, nelle esperienze che ho avuto con altri uomini, la risposta è stata: sì, ma se io sono presente in quel momento non ce la faccio, non tengo, sento c'è troppa intensità, c'è troppa energia e questa cosa non mi permette di durare quanto vorrei. Seppure questo tipo di atteggiamento ha alle sue spalle un intento positivo, cioè l'idea di dire: se resisto di più permetto alla persona che amo di poter avere più piacere, di poter vivere più esperienza, di poter raggiungere punti più importanti, si va a sottrarre l'elemento fondamentale dell'esperienza sessuale, cioè il ruolo energetico di cui parlavamo, perché senza presenza manca una connessione specifica e quindi è estremamente difficile che anche l'altra persona possa davvero lasciarsi andare, soprattutto perché manca la connessione, cioè in quel momento noi siamo distratti, siamo da un'altra parte e quindi non stiamo vivendo davvero l'esperienza, lo stiamo vivendo meccanicamente, certo, fisicamente, ma manca il contatto più importante, che è quello del fatto di essere lì. E il fatto di essere lì è quello che fa completamente la differenza in un ambito sessuale, soprattutto quando si vuole, attraverso questa connessione, iniziare a generare delle energie che producono un qualche cosa di utile a chi le sta in quel momento vivendo e interpretando. Nella mia esperienza personale, una delle cose che sono state un po' rivoluzionarie è stato proprio il fatto di scoprire che andando a aumentare la presenza oltre a un certo punto, quindi intensificando la presenza oltre quella che normalmente noi interpretiamo essere il fatto di essere lì, di essere presenti, di essere con l'altra persona, ma andando ad acuire ancora di più e andando ancora più in profondità nell'essere lì, nell'andare proprio a intensificare, a curare ogni particolare, a entrare veramente dentro
il contesto con estrema intensità, si va a generare effettivamente un campo energetico nel quale questo processo del trattenere accade in maniera istintiva. Cioè, se si supera una certa soglia di presenza, di intensità di presenza, è automatico, è normale che il seme semplicemente sta dove deve stare. Cioè non esce proprio perché, essendo così tanto presenti, in quel momento noi abbiamo il perfetto controllo di quello che sta accadendo. Noi siamo completamente presenti al nostro corpo, al nostro cuore, alla nostra mente, siamo concentrati in quello che sta accadendo e proprio per quel motivo il seme non esce. Questo produce due risultati positivi. Il primo, appunto, è questo, il secondo è quello proprio di essere lì, e quindi nell'essere lì si dà l'opportunità al partner di sentire una profonda connessione, e questa profonda connessione è quella che poi nell'ambito sessuale paga, soprattutto se dall'altra parte c'è il partner che sta cercando di esercitare l'espansione, quindi cercando di lasciarsi completamente andare. Il sentire che noi siamo totalmente presenti, che siamo lì, che stiamo contenendo quello che sta accadendo, stiamo proteggendo questo evento, è quello che permette all'altra persona di lasciarsi completamente andare. Il trattenere il seme è la declinazione occidentale di filosofie orientali che sono molto concentrate proprio sugli aspetti energetici, un po' come ne parliamo noi in questi video, e quindi non è l'interpretazione corretta, ovviamente. Certo che il trattenere il seme fine a se stesso può produrre, tra virgolette, una persona particolarmente prestante, ma di fatto diventa poi un esercizio un po' vuoto, cioè un esercizio che poi non riesce ad entrare a muovere tutte le sfere di influenza che, ripetiamo, sono appunto mente, cuore e corpo, in modo coordinato, proprio perché abbiamo magari un corpo che sta esercitando una sua intensità attraverso la sessualità, una mente che è distratta, quindi che si sta spostando da altre parti, sta pensando a cose completamente distanti da ciò che sta accadendo, e il cuore che è in mezzo, che vive sostanzialmente a intermittenza, quindi in alcuni momenti c'è, in altri momenti no. Questo tipo di situazione non genera il contenitore energetico che poi dà l'opportunità all'ambito dell'espansione di esprimersi, e quindi dall'altra parte a compiere quella che è la base per poter iniziare a vivere la sessualità in modo più profondo e, come diciamo noi, come ambito di crescita spirituale. Quindi il mio invito in questo video, per quanto ne stiamo parlando in maniera ancora molto superficiale, è quello di cominciare a esercitarvi a vivere l'esperienza sessuale con la massima presenza, vivere il rapporto con l'altra persona come un qualcosa di devozionale, quindi è come se stessimo facendo una preghiera, come se stessimo entrando in un'esperienza in un tempio, cioè abbiamo bisogno di essere completamente lì e vivere questa esperienza con misticismo, quindi con partecipazione, con afflato. Dobbiamo sentire queste sfere di influenza, la nostra mente, che è il monitor che gestisce i nostri sensi esterni, il nostro corpo e il nostro cuore, completamente orientati in quello che sta accadendo. Quando cominciamo a sentire la difficoltà a resistere o a trattenere il seme, l'atteggiamento corretto non è quello di distrarsi, bensì concentrarsi ancora di più, cioè essere ancora più dentro, essere ancora più presenti. Vedrete che nel continuare questo esercizio, nel farlo, perché serve comunque tempo, va riadattato un modello istintivo che nessuno ci ha insegnato, ma nell'andare a fare questo tipo di esercizio vedrete che piano piano questo elemento comincerà ad essere sempre più forte e cominceremo a gestire meglio anche le nostre energie personali. In questo bisogna non avere paura, bisogna non avere l'ansia da prestazione e che a tutti i costi bisogna essere dei Superman della resistenza, bisogna confrontarsi con il partner, la partner, per dire: guarda, sto facendo questa sperimentazione, quindi può darsi che non sia in grado di resistere, di tenere come magari in altri momenti, quindi è importante condividere e avviare uno scambio in questa direzione, ma già nell'andare
a riformulare questo approccio, a rieducare questo nostro approccio, vedrete che i risultati saranno sicuramente molto molto interessanti. Se questo video vi è piaciuto, lo avete trovato interessante, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale, fate commenti che per noi sono molto importanti, troverete anche tutti i riferimenti per il nostro sito web e anche la possibilità di contattarci direttamente qualora sentiate la necessità e il bisogno di fare un percorso più personalizzato. Vi ringrazio e al prossimo video.